Bentornati sul canale, dalla Fara e da Fuz. Questa settimana parliamo dei rimasugli pagani all'interno di una narrazione di Paolo Diacono. Cosa restava del vecchio modo di intendere il mondo dei Longobardi nelle parole di un diacono dell'VIII secolo? Come sempre, bentornati sul canale e grazie a chi ci supporta. Iscrivetevi, cliccate sulla campanellina per essere aggiornati su tutti i nostri contenuti e se voleste supportare l'operato della Fara in generale anche fuori da YouTube, in descrizione trovate come abbonarvi al canale YouTube e come diventare nostri Patreon, due soluzioni diverse per supportare appunto l'operato della Fara. Vi ricordo sempre che, come il nostro amatissimo Fufferito fa spesso, esiste anche la possibilità dei super grazie, trovate il pulsante in basso rispetto ai video. Prima di proseguire mi scuso con gli abbonati perché questo video uscirà piuttosto a ridosso dell'uscita pubblica. Come sentite dalla mia voce sono leggermente raffreddato, in realtà ho passato gli ultimi 4 giorni quasi completamente afono e ho quindi rimandato le riprese il più a lungo possibile per essere quantomeno comprensibile. Come potete immaginare, lavorare a scuola, soprattutto alla primaria, è il modo migliore per mettere alla prova il proprio sistema immunitario. Detto ciò, l'argomento di oggi tratta di un passaggio dell'Historia Longobardorum di Paolo Diacono che ho citato più volte, ma mi sono reso conto che davo per scontato questo passaggio perché fa parte dei racconti della Fara registrati durante il Covid, perché era presente nel podcast dell'estate scorsa, ma non abbiamo mai dedicato un approfondimento a questo passaggio. Ora, per chi arrivi al canale con questo video o con quelli immediatamente precedenti, la Fara è un'associazione di ricostruzione storica, ricostruiamo i corredi longobardi, li usiamo per raccontare i Longobardi e qui sul canale facciamo degli approfondimenti. L'approfondimento sarebbe impossibile senza alcune risorse primarie come l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, scritta alla fine dell'VIII secolo da un longobardo friulano divenuto appunto diacono, racconta la storia del popolo longobardo dalle origini mitiche a qualche decennio prima della caduta del regno, perché poi Paolo scriverà sotto, diciamo, il potere di Carlo, al momento in cui Carlo Magno ormai dominava su quella che era stata l'Italia longobarda, e quindi forse per questo motivo o forse per la sopraggiunta morte dell'autore, le due teorie sono ancora discusse, non viene raccontata alla fine del regno. All'interno dell'Historia Longobardorum esistono diversi riferimenti ai culti tradizionali longobardi, ai residui, ai relitti della visione pagana del mondo longobardo, ma sempre poco esplicitati, tranne nel singolo caso della leggenda dei Longobardi, in cui appunto addirittura viene nominato Godan, il dio principale dei Longobardi, che lo stesso Paolo ci fa sapere essere l'omologo di Wodan nelle altre tribù germaniche, ma altrimenti rimangono un pochino sottotesto, come se questi riferimenti fossero o non completamente compresi da Paolo, l'autore, che in effetti scrive in un'epoca molto tarda e ormai molto romanizzata e cristianizzata, oppure non volessero essere resi troppo espliciti da Paolo. Ad esempio, nel riferimento a Godan, Paolo si tutela definendola una ridicolissima fabula. Quindi non sappiamo esattamente quanto Paolo cogliesse di questi riferimenti e quanto invece volesse dissimulare. Un passaggio biografico relativo alla storia della famiglia personale di Paolo ci lascia intravedere degli scorci di una visione del mondo fortemente mitica e leggendaria, che però non viene né delineata come ridicolissima fabula, ma nemmeno identificata con nomi precisi che quindi la possano collocare nel mondo delle credenze pagane. Leggiamo insieme questo brano e poi analizziamolo. Una breve contestualizzazione fa parte di una narrazione più grande in cui durante l'inizio del VII secolo il Ducato del Friuli viene attaccato dagli Avari. Gli Avari, popolazione di origine orientale che si era stanziata nel bacino pannonico proprio nel VI secolo e che aveva contribuito a spingere i Longobardi in Italia, popolazione con cui i Longobardi hanno
hanno ambivalenza storica, sono alleati in certi momenti e avversari in altri. Fatto sta che c'è questa enorme sortita, tendono a non usare il termine invasione perché gli avari non si fermano, prendono quello che devono prendere e poi ritornano nei loro territori e durante questa sortita il Ducato del Friuli non riceve aiuti dal resto del regno, probabilmente anche in un'ottica di politica interna, cioè secondo alcuni studiosi il re a Pavia trovava vantaggioso che il ducato indipendentista, guerrafondaio e tradizionalista del Friuli venisse messo al suo posto dagli avari e per questo non aiuta il ducato. Il ducato cade, il suo duca viene ucciso, la moglie addirittura, la famosa Romilda, sembra aprire le porte invasata dal fascino del Khan avaro, ma questo è argomento per un'altra narrazione. Fatto sta che molti giovani longobardi vengono fatti prigionieri, fra questi anche un antenato di Paolo. E qui subentra la narrazione che Paolo decide di inserire nel suo testo fra la sortita avara e la storia della vita del futuro re Grimoaldo, quindi argomenti invece importantissimi per la storia generale del Regnum Langobardorum. Nel tempo in cui il popolo dei Longobardi venne dalla Pannonia in Italia, con essi era Leupichis, mio antenato, anche lui della stirpe dei Longobardi. Quando, dopo alcuni anni vissuti in Italia, concluse l'estremo giorno, lasciò 5 figli da lui generati, ancora fanciulli. Codesta bufera di prigionia di cui abbiamo parlato, in riferimento appunto alla sortita avara, li coinvolse e li condusse via tutti da Cividale, esuli nella patria degli Avari. Avendo sopportato per molti anni in questa regione la misera sorte dei prigionieri ed essendo ormai giunti all'età virile, 4 di cui non è ricordato il nome rimasero nell'angustia della prigionia. Ma il quinto fratello, di nome Lopichis, che fu poi il nostro bisnonno, per ispirazione, crediamo, dell'autore della Misericordia, decise di scuotere da sé il gioco della prigionia e tentò di dirigersi alla volta dell'Italia, dove ricordava che risiedeva la gente dei Longobardi, e di riacquistare i diritti che dà la libertà. Messosi in cammino per tentare la fuga e portando con sé solo una faretra e un arco e un po' di cibo per il viaggio, senza sapere minimamente dove dirigersi, gli si avvicinò un lupo che gli divenne compagno di cammino e guida. Questi andava avanti a lui e di frequente si volgeva a guardarlo e si fermava quando egli si fermava e proseguiva quando egli andava avanti, cosicché il mio antenato comprese che gli era stato mandato da Dio per mostrargli il cammino che non conosceva. E proseguendo in questo modo per diversi giorni nelle solitudini dei monti, al viaggiatore il pane, che già era scarso, venne a mancare del tutto. Continuando la sua strada a digiuno, già sfinito e consumato dalla fame, tese il suo arco per uccidere il lupo e nutrirsene. Ma il lupo, prevedendo il colpo del feritore, si sottrasse alla sua vista. Dopo la scomparsa del lupo, non sapendo più dove dirigersi, e per di più reso troppo debole dalla fame, disperando ormai di sopravvivere, si gettò a terra e si addormentò. E vide in sogno un uomo che gli diceva queste parole: «Alzati, perché dormi? Prendi la via dalla parte verso cui hai i piedi. Là infatti c'è l'Italia, verso cui ti dirigi». Allora, subito levatosi, cominciò a camminare nella direzione che gli era stata indicata in sogno. Né molto lontano giunse in un luogo abitato da uomini. C'era infatti in quei luoghi una dimora di slavi. Lo vide una donna, ormai vecchia, e subito capì che si trattava di un fuggiasco ed era malmesso per la mancanza di cibo. Spinto dalla compassione per lui, lo nascose in casa sua e in segreto gli somministrò a poco del cibo. Se gliene avesse dato a sazietà, gli avrebbe tolto la vita. Così lo nutrì con misura fino a quando, ripresosi, potesse recuperare le forze. Quando lo vide in grado di camminare, gli diede delle provviste e gli indicò la strada che doveva seguire. Entrato dopo diversi giorni in Italia, arrivò alla casa in cui era nato. Si trovava in un tale stato di abbandono che non solo non aveva il tetto, ma era anche invasa da rovi e spine. Dopo che li ebbe tagliati, trovò un grande orno all'interno delle pareti e vi appese la sua faretra. In seguito, con doni di suoi parenti e amici, vi edificò la casa, prese moglie, ma non poté riavere nulla di ciò che era stato di suo padre. Coloro che se ne erano appropriati fecero opposizione, adducendo il lungo periodo trascorso e la continuità del loro possesso. Questo, come dissi sopra, fu il mio bisnonno. Egli infatti generò mio nonno Arichis generò mio padre Warnerfrid
e Warnefrid da sua moglie Teodolinda, ebbe me, Paolo, e mio fratello Arichis, che prese il nome del nonno. Esposte queste cose della mia genealogia, torniamo al sentiero della storia generale. Questo passaggio, che appunto io spesso do per scontato e a cui mi riferisco nelle narrazioni più complesse che facciamo qui sul canale, in realtà è pieno di elementi interessantissimi. In primo luogo, da un punto di vista narrativo, il fatto che l'epopea familiare venga inserita all'interno dell'epopea, diciamo, nazionale, con un termine anacronistico, è molto interessante. Stefano Maria Cingolani, nel libro Le storie dei Longobardi, ad esempio, ipotizza una specularità voluta da parte di Paolo, che inserisce nella sua narrazione questo episodio così mitico, così leggendario, così magico, mitologico, per rappresentare la fine di quella parte della storia longobarda e l'inizio di quella più prettamente storica, dimostrando quindi appunto un parallelismo fra la storia generale e la storia particolare. Gli elementi all'interno della storia sono interessanti e forieri di suggestioni. Lasciamo stare per un attimo il tema principale della prigionia, che è un topos diffuso e trasversale, ma pensiamo alla fuga. Il fatto che un lupo guidi questo antenato di Paolo, questo Lopichis, è un lupo che non è certo un animale normalmente attribuito al contesto cristiano. Ricordiamo che siamo, quando Paolo scrive, nell'VIII secolo, e il momento di ambientazione dell'episodio all'inizio del VII, siamo molto molto lontani da San Francesco, per intenderci, anche se nella geografia cristiana esistono altri santi che si eremitizzano nei boschi e che hanno contatti col selvatico, ma più spesso con gli orsi, ad esempio. Quindi abbiamo un lupo che però invece ha una funzione ben nota nell'immaginario religioso germanico precristiano, fino ad arrivare alle attestazioni molto tarde dei guerrieri lupo, degli Ulfensdin, e che nella stessa epopea longobarda ha un paragone con i guerrieri con la testa di cane, i cinocefali. Quindi vedete questi riferimenti che non si capisce quanto antichi siano nella forma e quanto Paolo comprendesse. Interessante poi anche la guida che appare in sogno. Il topos del sogno non è per forza un topos pagano, però la figura che appare in sogno non viene identificata da Paolo né come un santo né come un angelo, sì come mandato da, ma non si capisce chi sia. Forse nella versione originale della narrazione, della leggenda di famiglia, l'identificazione c'era, ma non era compatibile con una narrazione religiosa cristiana. E infine poi c'è l'episodio dell'arrivo alla casa, una casa che dobbiamo immaginare come la nostra Grubenhaus che conoscete qui dal canale e che quindi facilmente non aveva più il tetto perché un tetto di paglia non mantenuto, non utilizzato, cede. Ma l'elemento interessante è la presenza dell'orno. L'orno al centro della casa e a cui simbolicamente Lopichis poggia arco e faretra, cioè le armi che l'avevano accompagnato, per quanto inutilmente a seguire la narrazione, nella sua fuga, nella sua avventura. Lo stesso Stefano Maria Cingolani, ma anche il giovane Gasparri degli anni '80, e non solo loro, vogliono vedere nella presenza di questo orno un paragone con l'albero del mondo tipico delle popolazioni germaniche, che sia l'Yggdrasil scandinavo o l'Irminsul sassone. L'orno appartiene alla famiglia dei Frassini e il Frassino è normalmente l'albero sacro del mondo germanico. Ecco quindi che in alcune letture la presenza simbolica di questo albero, la deposizione delle armi sulla sua corteccia, eccetera, rappresentano per alcuni autori appunto un residuo di un modo di intendere il mondo mitico e magico tipico della religione precristiana del mondo germanico. Ad esempio, all'albero sacro dentro la sala viene infissa la spada dell'eroe Sigurd, che potrà essere estratta solo dal suo successore. Abbiamo quindi numerosi riferimenti tanto all'albero sacro in quanto tale, sia al rapporto fra l'albero all'interno della sala e le armi ad esso appoggiate o appese o infisse. Quindi anche qui saremo di fronte a una leggenda che era stata creata e costruita, un racconto familiare poi romanzato, secondo però
i crismi della narrazione pagana. Qui riportato da un autore cristiano che vi fa dei riferimenti cristiani, no? La guida mandata da Dio, ma sappiamo che ad esempio questi tipi di riferimenti compaiono anche nelle riscritture di elementi completamente pagani come il Beowulf anglosassone, in cui appunto si dice che il troll è figlio di Caino, eccetera. E quindi tutti questi elementi insieme vanno a delineare una realtà probabilmente parallela a quella del mondo linguistico. Mi spiego meglio. Abbiamo detto più volte che la lingua dei Longobardi viene persa abbastanza rapidamente e un primo passaggio è quello di diventare una lingua familiare. In casa si parla longobardo, ma fuori non lo si fa più, un po' quello che tristemente sta succedendo con la lingua friulana qui da noi. Allo stesso modo, alcune leggende dovevano mantenere, soprattutto se tramandate poi all'interno della fara della famiglia estesa, degli elementi tradizionali che fuori poi non venivano più esplicitati o che, come nel caso di Paolo, venivano ricondotti a una nuova matrice cristiana, ma che in realtà avevano nelle loro origini e nei loro mattoni costituenti un'identità precedente alla cristianizzazione. Questi piccoli passaggi narrativi sono incredibilmente illuminanti rispetto a come dovesse essere la visione tradizionale per i Longobardi, una visione fatta appunto di animali, di bosco, di guide, di magia in un certo modo, di simbolismo molto forte, che poi viene piano piano acculturata e obliterata dal nuovo strato cristiano. Ci sono poi dei riferimenti interessanti a livello materiale. Abbiamo già citato la questione della capanna, forse una Grubenhaus, secondo alcune teorie, o magari una capanna a livello del terreno, ma sempre in materiali deperibili, quindi appunto proprio come quelle che i ricostruttori come noi oggi sperimentano. E poi c'è il riferimento all'arco. L'arco viene preso nel contesto avaro e portato nel contesto cividalese longobardo, friulano. Bellissimo. La cosa che rende più affascinante questo è l'esistenza di un reperto archeologico affascinantissimo, scusate la ripetizione, trovato alla fine degli anni 90 negli scavi della necropoli di San Mauro a Cividale. In questi scavi è stata trovata una tomba che conteneva delle punte di freccia di tipo avaro, trilobate, e soprattutto la parte terminale in osso di un arco composito ricurvo, cioè un arco della tradizione delle steppe. Questo non vuol dire ovviamente che quella tomba sia la tomba del bisnonno di Paolo Diacono. Vuol dire però che possiamo immaginare all'interno della narrazione fantastico-leggendaria, ma utilizzando dei dati invece materiali e concreti, che l'arco che il nonno di Paolo porta con sé dalla Pannonia sia un arco avaro, un arco con elementi in osso, in tendine, un corto arco ricurvo più potente in proporzione dell'arco in monolegno europeo, e che questo tipo di arco fosse lo stesso che appunto poi troviamo nella tomba di San Mauro. E quindi perché no, quando noi raccontiamo, quando facciamo didattica nel Museo Archeologico Nazionale di Cividale, come è successo l'ultima volta una ventina di giorni fa, quella teca, la teca della tomba 30 di San Mauro, spesso per noi è la teca del nonno di Paolo Diacono, perché ci permette di raccontare i rapporti fra Avari e Longobardi, ci permette di raccontare la storia e la leggenda, ci permette di collegare tutti questi residui di identità culturale che traspaiono in superficie da questa leggenda e ci permettono quindi di raggiungere un pubblico che normalmente a questi argomenti probabilmente non avrebbe accesso. Trovo che sia incredibilmente interessante come il dato materiale, il dato leggendario, l'elucubrazione intellettuale sulle fonti si mischino assieme e riescano a ottenere un messaggio narrativo fortissimo. Spero che questo strano e strampalato video vi abbia interessato, ci vediamo alla prossima e mandi!